Quello che stiamo per raccontarvi è un viaggio che è stato particolarmente intenso, sia a livello logistico, sia per le situazioni e i posti che abbiamo visto. Questo è il racconto di una breve trasferta che abbiamo fatto in Kosovo, fatta nella speranza di capire qualcosa di più di quel luogo, della guerra del 99, e se ci siano dei paragoni per capire meglio la situazione attuale della guerra tra Russia ed Ucraina. Lorenzo, le informazioni della guerra in Ucraina non mi convincono, dovremmo andarci. No. Dai, che palle! Se non sbaglio c'era stata un'altra guerra comunque in Europa in cui era coinvolta la NATO. Andiamo in Kosovo. If you take life, do you know what you give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights, but in yourself found nothing so divine. Just next in line on yourself, because no one else here will save you. Their hearts will betray you, and I will replace you. Can't deny the pride that may never fulfill you. It longs to kill you. Are you willing to die? The coldest blood runs through my veins. You know my name. Siamo appena entrati in Kosovo. Adesso Lorenzo deve fare l'assicurazione alla macchina, che si fa qua in un point di fianco al check della frontiera. Dopodiché dovrebbe mancare un centinaio di chilometri a Pristina. Il viaggio per arrivare in Kosovo è stato lungo. Abbiamo attraversato la Croazia, la Bosnia e il Montenegro. In quest'ultimo paese abbiamo avuto anche un'esperienza decisamente poco piacevole. Entrati da poco in Montenegro, ci ferma una pattuglia della polizia e ci dice che dei loro colleghi, che noi non abbiamo visto, ci hanno rilevato una velocità superiore ai 50 all'ora, che doveva essere il limite, e volevano che noi gli pagassimo 60 euro Senza ricevuta. cash al momento. Quando gli abbiamo detto che noi non avevamo solo carte di credito, e ci hanno lasciato andare. E inoltre abbiamo visto che il limite segnato sulle strade è di 80 all'ora. E quindi finalmente siamo in Kosovo. Ancora un'oretta e mezza di macchina e siamo finalmente a Pristina, dopo un buon 24 ore di viaggio. Lì lasciamo gli zaini e andiamo a bere una birra in centro. Una cosa veloce, siamo stanchi e domani ci aspetta una giornata intensa. Il giorno dopo, più riposati, iniziamo ad orientarci in questa città. Camminando per una grossa strada, forse la più grossa, leggiamo il nome della via, Bill Clinton. Neanche a dirlo. Pochi metri dopo, di fronte a noi, ecco che si mostra. Ciao Bill! Una statua alta 3 metri con dietro la bandiera degli Stati Uniti. Insospettiti, notiamo che la presenza USA è abbastanza rilevante. Ci dirigiamo allora alla Biblioteca Nazionale e anche qui, appunto, una forte presenza USA, ma soprattutto la presenza della NATO. Coincidenze? Noi non crediamo. Lì una dipendente locale ci spiega che sono amici degli USA e ringraziano la NATO perché grazie a loro hanno ottenuto l'indipendenza dalla Serbia. In giro per la città però c'è un altro simbolo che appare frequentemente, è quello dell'UCK, accompagnato dalla scritta Liria Kemer, che significa la libertà ha un nome. È ora di raccontare che cos'è l'UCK.
Acronimo in albanese di Esercito di Liberazione del Kosovo, è un'organizzazione, o meglio era un'organizzazione paramilitare albanese nel senso di popolo, non che fosse almeno ufficialmente finanziata dall'Albania, che combatteva il governo jugoslavo guidato da Milosevic negli anni 90 per l'indipendenza del Kosovo. Dal 96 intensifica gli attacchi contro le istituzioni serbe, talmente tanto che nel 99 fa scoppiare la guerra tra gli albanesi kosovari e la Jugoslavia, che ormai era composta solo da Serbia, Montenegro e Kosovo. L'UCK era considerata dall'ONU come un'organizzazione terroristica, catalogata così anche dagli stessi Stati Uniti. Nel 98 gli Stati Uniti e il Regno Unito la rimuovono dalla loro lista di gruppi terroristici e durante il conflitto la NATO collaborerà con l'UCK contro la Serbia. I vertici statali del Kosovo, una volta diventato un paese indipendente, sono stati ricoperti praticamente tutti da ex membri dell'UCK. Contro l'UCK ci sono accuse di violenza feroce a discapito di civili serbi che abitavano in Kosovo, uccisioni, pulizia etnica e, per non farci mancare nulla, traffico di organi. Si sospetta ci fossero rapimenti di serbi, anche di donne e bambini, che venivano rinchiusi ai quali poi venivano asportati gli organi per poi venderli a cliniche estere. I serbi, una volta asportati i loro organi, venivano uccisi e i loro corpi fatti sparire. Oltre a questo, anche legami con mafie italiane e collegamenti con Al-Qaeda. Il tribunale dell'Aia ha accusato di crimini contro l'umanità vari componenti dell'UCK, tra i quali proprio l'ex presidente del Kosovo, Taci. Una sua gigantografia è presente nella piazza centrale di Pristina. Ma questo sembra non interessare agli Stati Uniti, che invece hanno piazzato in Kosovo ben altro che statue e bandiere. Circa mezz'ora a sud di Pristina si trova Camp Bondsteel, base militare degli Stati Uniti, dove si dirigono le operazioni della KFOR, forza militare NATO stabilmente stazionata in Kosovo. Camp Bondsteel è la base militare statunitense più grande al mondo al di fuori del suolo americano. Viene definita a volte come una seconda Guantanamo. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, organo del Consiglio d'Europa e che ha accesso a tutte le strutture detentive del continente, non ha però diritto ad entrare a Camp Bondsteel. In pratica ciò che succede lì dentro rimane lì. E non immaginerete mai che esercito si è addestrato lì nel 2010. Fatta qualche ripresa, eppure ammoniti da un militare americano sul non fare foto e video, ci dirigiamo a Rashak. Il tragitto dura circa mezz'ora e Maps, che ormai ci conosce, ci fa passare in mezzo ai paesini kosovari. Durante questo tragitto notiamo praticamente solo simboli e bandiere albanesi. La sensazione è quella che del Kosovo indipendente importi molto relativamente, come in realtà ciò che vuole sta gente non è tanto l'essere kosovari, ma piuttosto l'essere albanesi. Di sicuro una buona parte vorrebbe l'annessione del Kosovo all'Albania stessa. Ma perché Rashak? Perché qui nel 99 ci fu un'uccisione da parte dell'esercito jugoslavo di 40-45 persone. I serbi dicevano che erano membri dell'UCK, ma la comunità internazionale non accettò questa giustificazione, dicendo che era un massacro di civili innocenti. Sarà anche uno dei capi d'accusa da parte del tribunale dell'Aia a Milosevic. Per la guerra questo sarà un punto di svolta. Dopo questo episodio l'ONU darà il mandato alla NATO per un'operazione di assistenza umanitaria e così inizierà la guerra. Torniamo a Pristina a riposarci. Che traffico, porco. E, mentre cazzeggiamo in camera, facciamo una scoperta. Lorenzo! Il Kosovo del Nord non è Kosovo, ma è Serbia. Riguardiamo i nostri piani per il giorno dopo e decidiamo di andare a scoprire di persona questa particolarità di cui si parla molto poco. Ma quindi domani andiamo a vedere una capitale? Quale capitale? La capitale di un paese che non c'è e che nessuno sa che c'è. La capitale di un paese che in realtà non esiste, che è conteso da un paese che a sua volta è conteso. Ed abbiamo fatto bene, perché di scoperte interessanti ce ne sono state molte. Ultimo giorno in Kosovo e ultimo giorno a Pristina. Ne approfittiamo per comprare dei souvenir, tra i quali io prendo anche una toppa dell'UCK. Come vi dicevamo prima, l'UCK è dappertutto in Kosovo. Preso quello che dovevamo prendere, partiamo per Mitrovica. Learn your face by heart, but you'll be in black and white. In his eyes, playing the hard to
Che cos'è Kosova Mitrovica? Prima chiamatasi Titova Mitrovica, in onore a Tito, di per sé è una città a nord di Pristina, ma in realtà è molto di più. Sede di sanguinosi scontri tra albanesi e serbi, dopo la guerra fu divisa in due. La parte a sud del fiume Ibar è albanese e kosovara, mentre quella a nord è serba. Arriviamo in città e ci dirigiamo verso il principale ponte di collegamento tra le due zone. Manco a farlo apposta, la storia è sempre più incredibile. La forza designata dalla NATO a mantenere l'ordine sono i carabinieri italiani. Praticamente entriamo a Mitrovica dicendo buongiorno. Visitiamo prima la parte sud, piena di simbologia albanese. Visitiamo il ponte. E poi andiamo nella parte nord. In teoria è sempre Kosovo, ma in realtà non lo è. Qui è Serbia. In questa regione la maggioranza della popolazione è serba. Il territorio è indipendente dal governo centrale kosovaro, partecipano alle elezioni serbe e boicottano quelle kosovare, di cui non ne riconoscono la legittimità. L'uso del cirillico, le bandiere, i monumenti, tutto conferma ciò che ci dice la gente del posto. This is Serbia. In pratica ci troviamo in un territorio reclamato da una nazione che però, a sua volta, non è riconosciuta da un'altra nazione. Troviamo anche molti graffiti che ci ricordano il legame con la Russia. Visitata questa incredibile città è il momento di preparare il nostro ritorno a casa. La situazione è complessa, d'altronde in una zona come questa non poteva essere diversamente. Andare a nord verso Belgrado sarebbe la cosa più veloce, ma c'è un problema, il confine. In pratica la Serbia non riconosce l'esistenza dello Stato kosovaro e quindi non timbra il passaporto né in uscita né in entrata. Il concetto è che se il Kosovo è Serbia non c'è nessun confine che si supera, come se fosse per noi passare dal Piemonte alla Lombardia, e quindi nessun timbro di ingresso o uscita dalla Serbia, il che per noi può essere un problema perché ci ritroveremmo in Serbia senza un timbro di entrata sul passaporto. A tal proposito abbiamo comunque chiesto della gente locale, la quale però ci ha detto che non ci sono problemi. Decidiamo di andare comunque verso nord, tra l'altro per evitare guai decidiamo di nascondere il nostro souvenir kosovaro. Lorenzo, dov'è che hai messo la toppa dell'UCK? Per sicurezza l'ho messa nei coglioni. Attraversiamo il nord del Kosovo e arriviamo al confine. Senza particolari problemi o controlli entriamo in Serbia. Ci fermiamo un attimo a controllare i passaporti e notiamo che effettivamente c'è il timbro di uscita kosovaro, ma non c'è quello di entrata serbo. Maciniamo chilometri fino ad arrivare a Belgrado, riusciamo incredibilmente pure ad entrare a vedere il secondo tempo del derby Stella Rossa Partizan. Ceniamo a Belgrado e partiamo per il confine con la Croazia. Il timore c'è. Cosa diranno che abbiamo il timbro kosovaro? Ci faranno tornare indietro? Tante domande, ma non avevamo idea di cosa sarebbe successo. Arriviamo al posto dei controlli del passaporto, quando il militare vede il timbro kosovaro chiama dei suoi colleghi e ci dice di andare al garage per un controllo. Il vento è freddo e piove. Dopo un po' di attesa ci fanno entrare nel garage. Chiudono il portone dietro di noi. A controllarci ci sono 3 militari serbi. Uno è chiaramente il comandante. Gli altri 2 iniziano a controllare tutta la macchina. Ci fanno togliere tutto dagli zaini e dal bagagliaio. Uno dei 2 era un ragazzo giovane. Si vede che è innervosito, continua a chiederci del perché siamo andati in Kosovo. Quando vedono le maglie da calcio della nazionale kosovara che avevamo preso a Pristina ci dicono che è illegale averle. Gli diciamo che non lo sapevamo e che se è un problema le possono pure tenere. Dietro di loro c'è una stanza. Dicono a Lorenzo di entrarci e io subito capisco cosa sta per succedere e cosa ci troveranno. Lorenzo entra, io da fuori aspetto.
E poi succede. Il poliziotto che controllava Lorenzo aveva trovato la toppa. Il comandante inizia ad urlarmi che quello è terrorismo. Ricevo pure una sberla sulla testa da parte del militare più giovane. Io gli dico che a Pristina li vendono come souvenir, che lo abbiamo nascosto perché sappiamo che a loro non piacciono. Il ragazzo giovane mi guarda e dice "This is big problem for you". E poi inizia ad accusare Lorenzo di essere un terrorista. Io gli dico che possiamo sentire l'ambasciata e il comandante mi urla che si farà come dice lui. Io ormai do per scontato che passeremo la notte in qualche carcere serbo. Sto già pensando a come contattare l'ambasciata e soprattutto a quando ce lo lasceranno fare. Uno dei secondini prende un accendino e davanti a me brucia la toppa dell'UCK. Sono tutti e tre davanti a me. Il comandante di polizia alza lo sguardo, guarda i suoi compagni e poi dice "Get the fuck out of here and don't ever come back to Serbia". Io non lo so perché, se per grazia o per evitare un problema diplomatico. Mi ricordo solo di aver guardato Lorenzo e di avergli detto l'unica cosa a cui pensavo da 40 minuti. Andiamo subito fuori dal cazzo. Una volta passati è fatta. Dalla Croazia è solo una questione di chilometri per riuscire a tornare a casa. Ci siamo rimasti male per ciò che è successo, ma devo dire sinceramente che noi li capiamo. Non gliene facciamo una colpa. D'altra parte, cosa sarebbe successo se nel Regno Unito negli anni '80 li avessero trovato con una toppa dell'IRA o negli Stati Uniti con una toppa di Al-Qaeda? Vi lasciamo con questa riflessione. Cosa sarebbe successo se non fossero stati gli Stati Uniti il paese cosiddetto liberatore? Immaginatevi che la Russia o la Cina si fossero alleati con un gruppo considerato terrorista dall'ONU, avessero attaccato uno Stato sovrano e poi in quel territorio, resosi indipendente, senza elezioni, ci avessero costruito una base militare. E tutto questo a migliaia di chilometri dalla Russia o dalla Cina. Minchia zio, meno male che non siamo andati in Kosovo. Perché non scendiamo così tranquilli, scenissimo uno tranquillo. Almeno ci divertiamo un po'. Possiamo che andiamo in Australia. Ma ci si può arrivare in macchina. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Se esistono dogane, da dove arriviamo? Ah, Southern, very Southern Serbia. Si 3D OTT, 3D topografii, autoref, autotonometer, angiografii retinale și me sunt tirar vedem spitalin italian to syret. Donne, è arrivato l'arrotino.